Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di una punizione passata alla storia non per la sua stupenda parabola a insaccarsi nella rete, ma bensì per non essere mai stata battuta. Questa è la storia di Joseph Mwepu e della spedizione dello Zaire nei mondiali del 74 in Germania. Al Parkstadion di Gelsenkirchen si sta giocando l'ultima partita del girone in cui il Brasile, campione in carica, sta battendo per ben 3-0 uno Zaire già eliminato. All'improvviso viene fischiato un calcio di punizione ed è subito prontissimo lo specialista del Brasile, Rivelino, a poterla battere. Rivelino già qualche minuto prima aveva fulminato il portiere avversario con un potentissimo sinistro. E mentre il numero 10 verde oro è pronto e si sta consultando con i suoi compagni, il giocatore dello Zaire, Joseph Mwepu, spero che la pronuncia sia giusta comunque, prenderà la decisione che lo consegnerà alla storia del calcio. Lascia la barriera e con ampie falcate raggiunge il pallone, calciandolo a decine di metri di distanza, dopo aver rischiato di beccare in faccia proprio uno sbigottito Rivelino. E come se non bastasse, guarda l'arbitro che sta mettendo mano al taschino con un linguaggio del corpo che sembra voler dire: che c'è di strano? Non lo posso fare? Il direttore di gara gli dice di no, lui si becca il giallo, fa una specie di inchino e torna in barriera con una faccia grondante nervosismo. I brasiliani sul momento risero, così come il resto del mondo, per moltissimi anni, finché Mwepu e i suoi compagni non decisero di parlare e di spiegare il perché di quel gesto. Per comprendere quindi il gesto bisogna parlare storicamente dello Zaire, che in quell'epoca storica viveva in una dittatura. Lo Zaire di quegli anni, infatti, ex Repubblica del Congo, viveva sotto la dittatura del generale Mobutu, che aveva vinto le elezioni democraticamente ed era poi rimasto al potere addirittura fino agli anni 90 grazie a dei sotterfugi. E nonostante il paese avesse delle grandissime ricchezze naturali come appunto i diamanti, rame e oro, la stragrande maggioranza della popolazione viveva in miseria e povertà, al contrario del suo leader che viveva in una villa sontuosissima. Lo Zaire calcisticamente stava vivendo un'epoca fantastica, aveva vinto infatti la Coppa d'Africa e si era anche qualificata ai mondiali della Germania dell'Ovest nel 74 e il calcio quindi rappresentava per il dittatore una vetrina importantissima per poter esportare all'estero la sua ideologia e pubblicizzare se stesso, vantandosi col resto del mondo. Addirittura i giocatori dello Zaire hanno detto che durante la finale della Coppa d'Africa li aveva addirittura invitati a casa sua e gli aveva regalato a ognuno di loro un'auto sportiva. E addirittura racconta Mwepu che i generali di Mobutu erano talmente gelosi di questa offerta del dittatore che per tenerseli buoni era stato costretto il presidentone, il dittatore, a dare una casa e un'automobile anche a ciascuno di loro. Per cui per comprendere il gesto di Mwepu abbiamo capito com'era storicamente e politicamente lo Zaire. Ora dobbiamo parlare però del mondiale in sé per sé. Cosa è successo prima di quella partita contro il Brasile? I giocatori dello Zaire infatti giocavano con la loro divisa giallo e verde, con sull'addome un leopardo ruggente disegnato all'interno di un cerchio, un po' alla Golden State Warriors. Nella prima partita si trovarono di fronte alla Scozia, che li sottovalutò notevolmente. Infatti il loro allenatore prima della partita disse la famosa frase: se non siamo capaci di battere lo Zaire possiamo anche fare i bagagli adesso. Il match però non fu così tanto squilibrato, infatti la Scozia riuscì a vincere solamente per 2-0, per cui i ragazzi africani erano usciti sicuramente a testa alta dalla prima partita in un mondiale e ci si aspettava che anche nella seconda partita contro la Jugoslavia riuscissero ad esprimere un calcio così ben organizzato. Purtroppo non andò assolutamente così, infatti persero addirittura per 9-0. Dopo un ottimo inizio i leopardi a poco scomparvero dal campo, persero addirittura fiducia, come se uno spirito maligno avesse strappato loro la propria anima. E durante questa partita abbiamo la prima pazzia del nostro Mwepu. Infatti all'improvviso tirò un calcetto al direttore di gara che si girò e in quel momento però non riuscì a capire chi gliel'avesse inferto e decise di espellere il primo che gli capitò davanti, e cioè Ndaye, un attaccante fortissimo che aveva segnato addirittura 9 reti in Coppa d'Africa. L'arbitro infatti era talmente convinto però che fosse stato Ndaye che non cambiò idea neppure quando Mwepu
si assunse la sua responsabilità per il calcetto. Bisogna però ricordare che l'allenatore dello Zaire, Vidinic, che è appunto di origine slava, aveva durante la partita sostituito sul 3-0 il portiere dello Zaire, che quindi era considerato in patria il più grande giocatore e più grande portiere degli ultimi anni nel Congo, quindi nello Zaire, per far entrare un giovanissimo portiere. Una scelta che ha fatto tantissimo discutere, tant'è che in patria lo avevano etichettato come una spia jugoslava. In realtà il giorno dopo confesserà ai giornali che uno del Ministero dello Sport dello Zaire, Mr. Lokwa, gli aveva ordinato di togliere immediatamente dal campo il portiere Kazadi, per cui non era sicuramente una spia jugoslava, anzi gli era stato ordinato da Mobutu. Infatti l'entourage dello Zaire era composto prevalentemente da uomini del dittatore, come portaborse, ministri, uomini delle forze armate e addirittura stregoni. Addirittura per il mondiale era stato promesso a tutti i giocatori una cifra intorno ai $45.000 a testa soltanto per la partecipazione, e che prima della partita contro la Jugoslavia i giocatori avevano capito che quella cifra non gli sarebbe mai arrivata, anzi addirittura arrivarono voci che qualcuno del ministero era fuggito dalla Germania col tutto il malloppo. Per cui i ragazzi dello Zaire in quella partita si ritrovarono sicuramente spaesati, erano stati truffati, gli avevano detto che avrebbero ricevuto tantissimi soldi, che sarebbero usciti dal mondiale come dei milionari, e invece si ritrovarono a essere stati truffati e fregati. Per cui è comprensibile un 9-0, si erano praticamente rifiutati di giocare, ed effettivamente prima della partita si erano rifiutati di scendere in campo, ma erano stati minacciati di essere rinchiusi al ritorno in patria in prigione, e quindi erano stati costretti a scendere in campo. Veniamo ora effettivamente al gesto di Mwepu contro il Brasile e a quella famosa punizione. Per anni infatti si è pensato che il povero Mwepu Lunga non conoscesse perfettamente le regole del calcio. Si pensava infatti che dopo la dominazione belga appunto nel Congo, ai giocatori dello Zaire era stato insegnato che se dopo 3 secondi dal fischio dell'arbitro il giocatore non avesse battuto il calcio di punizione si poteva comunque intervenire. Eppure dai filmati sembrerebbe che il giocatore dello Zaire interviene al momento stesso in cui l'arbitro fischia e parte subito per cercare di calciare via il pallone. Per ricostruire quindi il tutto dobbiamo andare nei giorni che vanno dalla partita contro la Jugoslavia a quella contro il Brasile, quando il ritiro dello Zaire fu avvolto dal caos. Senza quindi alcuno stimolo economico, alcuni giocatori si erano rifiutati di scendere in campo per evitare una seconda umiliazione. Il dittatore Mobutu era infatti furioso per aver visto perdere la propria nazione per 9-0 e decise di intervenire direttamente. Dopo la partita il dittatore infatti mandò subito le guardie per minacciare i giocatori. Chiusero fuori dall'hotel tutti i giornalisti e gli dissero che se avessero perso con più di 3 gol di scarto contro il Brasile, nessuno sarebbe più tornato a casa. Ed ecco quindi spiegato il tutto. Il Brasile stava vincendo per 3-0. In quel momento una punizione di Rivellino dal limite dell'area era davvero pericolosissima. Ci troviamo anche all'85esimo, ormai la partita sta per finire e il Brasile si ritrova ad essere già qualificata, per cui non gli serve assolutamente un 4-0. Mentre invece per lo Zaire è importantissimo che quella palla non entri in rete. Addirittura ne va della loro stessa vita, e mentre Rivellino stava per battere quel calcio di punizione, possiamo sicuramente immaginare che quei giovani uomini in barriera si sentivano come dei condannati a morte davanti al plotone d'esecuzione. Possiamo immaginare che nel loro incubo ad occhi aperti i lineamenti di Rivellino e degli altri brasiliani si fossero deformati fino a coincidere con quelli di Mobutu e dei suoi scagnozzi. Mwepu insieme al pallone in quel momento scacciò via la paura, voleva soltanto far scorrere i secondi e grazie a quel gesto molto probabilmente salvò la vita di se stesso e dei suoi compagni. Infatti la partita terminò sul 3-0 e lo Zaire venne eliminato con 0 punti, ma riuscirono tutti quanti i giocatori a uscirne con la pelle ancora intatta. La figuraccia in Mondovisione aveva reso però i calciatori persone poco gradite per il dittatore Mobutu, che smise di finanziare la nazionale e sottopose a vessazioni soprattutto i calciatori più famosi. E Mwepu purtroppo ci ha lasciato nel maggio del 2016, portando con sé anche probabilmente tutta la verità di questa punizione. Ma questo non gli ha comunque privato di entrare finalmente, di entrare giustamente nella storia come un eroe per la sua nazione, un lottatore contro la dittatura di Mobutu, un piccolo eroe del nostro calcio.